opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 26 settembre 2011. Eletti, amici cari, il mio progetto si compirà, il mio progetto si sta compiendo. Il mio progetto è gioia per chi ha creduto in me. Sposa amata, tu mi dici si compia, Gesù, il tuo progetto, si compia presto, si compia subito. Questo mi dici, sovente, nelle suppliche, ecco la mia risposta. Ho fatto un disegno speciale all'inizio della creazione, l'ho fatto per questi tempi, da realizzare in questi tempi, ti dico che esso è già in atto e si svolgerà fino alla fine, prima gradualmente, poi, avverrà rapidamente e si concluderà. Mi dici dolce amore, Santissimo Gesù, è bello pensare che presto si concluderà il tuo progetto, perché esso è amore, sempre amore, solo amore. Nel mondo le discordie stanno dilaniando la creazione, gli uomini, che dovrebbero essere uniti dall'amore, sono divisi dalle discordie, molti ancora non hanno compreso chi sta sotto l'odio e le discordie, non hanno compreso chi opera attivamente per distruggere e dilaniare. Certo è che se capissero meglio ognuno subito lascerebbe la via del male per imboccare quella della luce e del bene. Gesù, dolce amore, venga presto il momento nel quale il nemico terribile perda potere, se continua ad imperversare nel mondo la sua ferocia, presto gli uomini saranno come belve, che si dilaniano e si distruggono reciprocamente. La terra, che dovrebbe essere un giardino bello ed armonioso, diverrebbe una terra arida abitata da lupi feroci. Dolce amore, il nemico nulla può fare senza il tuo permesso, non permettere che operi con tale ferocia, da togliere agli uomini la speranza e portarli alla follia. Ho ben compreso, dai segni presenti, che questo è il suo piano di ferocia: togliere agli uomini la speranza e portare la follia. Sposa amata, certo il nemico sta giocando la sua carta, ma quella che gli permetto di giocare non altre. Mi supplichi di togliergli potere perché non distrugga la terra con la sua ferocia, di questo mi supplichi. Rifletti, amata sposa, posso io, Dio, lasciargli distruggere a suo piacimento? Può egli fare qualunque cosa senza il mio permesso? Mi dici no, certo, questo non può fare. Se l'avesse potuto fare non esisterebbe più il bel pianeta, ma sarebbe esploso. Bene hai detto, il nemico infernale odia l'intera creazione, di essa in modo speciale la mia creatura prediletta, che insidia ed assale in ogni modo, ma io, Dio, voglio entrare in ogni cuore, voglio operare su ogni anima, voglio guidare ogni mente con la mia forza. Sposa amata, non dimenticare che ogni uomo ha il dono della libertà e può scegliere se avere me per sempre o perdere me, questa deve essere una sua scelta libera. Nessun uomo può uscire vittorioso dalla lotta col maligno senza le mie forze. Chi crede di riuscire da solo è un insensato, che presto sarà un vinto. Hai tu compreso bene questo, piccola mia sposa? Mi dici ho compreso bene, dolce amore, alla tua luce, e ti supplico di operare con potenza perché ogni uomo capisca bene questa verità che, cioè, senza di te nulla può fare, nulla concludere. Sposa cara, darò altri segni ed altri ancora in modo che si aprano le menti e si scaldino i cuori, ma chi persiste nella ribellione, resterà senza speranza e sarà un vinto. Resta felice nel mio cuore e godi nelle delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, vi chiedo di riflettere sulla condizione della vostra anima. Vedo che molti sono i pensieri che avete, le grandi preoccupazioni, vedo che siete assillati da 1000 problemi. Dati i tempi, duri e difficili, vi chiedo, piccoli cari, di far prevalere un solo pensiero, quello della salvezza dell'anima. A che serve all'uomo guadagnare il mondo intero se perde la sua anima? Ci pensate? Figlie del mondo, osservate bene i segni, la scena del mondo sta cambiando, rapidamente, tutto passa, figli miei, solo Dio resta. Voi vi date pensiero per troppe cose, ma uno solo dovrebbe essere quello prevalente: la vostra salvezza e quella altrui. Vi chiedo di fermare nella mente questo pensiero e lasciare in secondo piano gli altri.
Sono felice per chi già lo sta facendo, ma soffro per coloro che vivono questo tempo come uno qualunque e non alzano gli occhi al cielo per supplicare la misericordia divina e prepararsi all'incontro. Figli, preparatevi tutti con gioia e lasciate che la Madre si occupi di voi, ad uno voglio prepararvi, qualsiasi sia la vostra età. Non dite, figli sono giovani ancora, aspetto a divenire anziano per prepararmi. Non dite questo, figli amati, perché Dio chiama a qualunque età, in modo speciale in questo tempo. Vi chiedo di rivedere i miei messaggi, vi chiedo di rivederli con cura ed esaminare se li avete vissuti, se li state vivendo. Vi chiedo forse troppo, figli miei? Mi dice la piccola figlia madre cara, dolce tesoro, come tuo figlio, tu chiedi sempre poco, poco, per dare molto. Col tuo aiuto, vogliamo vivere i tuoi messaggi, giorno dopo giorno, con grande diligenza aiutaci a farlo. Figli miei, sono con voi, sono per voi, la Madre del Cielo non vi abbandona, ma è sempre con voi se la chiamate. Insieme uniamo i cuori per adorare Gesù. Vi amo tutti. Ti amo, Angelo mio Maria Santissima. 27 settembre 2011. Eletti, amici cari, testimoniatemi e restatemi fedeli, se la bufera imperversa nel mondo e cresce l'incredulità è perché pochi sono i veri testimoni. Sposa amata, quanto è importante la testimonianza. Chiedo ai miei che vivono nel mio cuore di essere ardenti nella testimonianza e non fiacchi, essa non deve essere solo di parole, ma di vita. Hai compreso, sposa cara, le mie parole? Mi dici dolce amore, ho compreso che questo è il tempo dell'ardita testimonianza, ogni uomo, che crede in te, Dio, deve testimoniare la sua fede con gioia, perché altri credano e siano felici in te, Gesù. Ciò che chiedi è molto facile per alcuni, ma assai difficile per molti altri che, pur credendo, si vergognano di testimoniare la propria fede. Perdona costoro che non capiscono l'importanza di questi tempi. Piccola mia sposa, non ho detto che colui che molto mi dà molto avrà, colui che poco mi dà poco avrà da me, chi nulla mi vuol dare nulla avrà? Chiedo molto in questo tempo cupo e tempestoso, perché voglio dare di più, ciò che nel passato non ho dato. Vedi come sono in numero assai esiguo coloro che mi testimoniano? L'incredulità generale non viene meno, perché sono veramente pochi i testimoni e quasi nulli quelli arditi. Ricorda e tieni a mente le mie parole, quelle che dissi quando ero sulla terra: se uno si vergogna di me, anche io mi vergognerò di lui davanti al Padre Santo. Triste sarà la sua condizione. Mi dici dolce amore, in questi tempi la testimonianza è cosa assai dura e difficile, ecco perché sono pochi i veri testimoni e meno ancora gli arditi. Perdona, dolce Gesù, la stoltezza generale, la grande insipienza di questo tempo di nebbia. Tu dici che colui che molto dà molto avrà, chi poco poco avrà, chi nulla nulla avrà. Ecco la mia riflessione: nella terra nuova, nel mondo nuovo, ci sarà un grande silenzio, profondo, anche se molto armonioso, perché pochi saranno gli esseri umani. Il canto sarà della natura rinnovata, della creazione restaurata, ma le tue creature predilette saranno così poche, che il loro canto d'amore per te, Dio, si dissolverà in quello della nuova natura. Sposa cara, pensa all'inizio della storia, ora vedi miliardi e miliardi di individui, ma quanti sono stati i primi? Forse che non posso cominciare tutto da capo? Posso fare questo, amata sposa? Mi dici dolce, santissimo amore, capisco bene le tue parole e provo grande tristezza per quello che potrebbe capitare all'umanità presente sulla terra. Ti supplico, adorato Signore, di concedere ancora il fiume della tua misericordia in modo che la conversione sia di molti, sia di tutti e l'aridità di nessuno. Sia festa per tutta l'umanità, sia un canto di gioia a tutta la terra rinnovata. Sposa cara, non ho detto che voglio fare le cose più meravigliose proprio in questo tempo? Sappi attendere nella gioia e vedrai. Resta felice nel mio cuore e godi nelle delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, Dio vi guarda con lo sguardo amoroso, siate felici e vivete nel suo amore.
Figli amati, se vi aprite tutti a Gesù, se accogliete il suo amore, la vita diverrà facile e più bella. Voi neppure immaginate quali meraviglie Dio ha in serbo per coloro che credono pienamente in Lui, si fidano di Lui e lo testimoniano arditamente. Mi dice la mia piccola, ho sempre in mente le parole di San Paolo, che vide le meraviglie del paradiso in anticipo sulla terra. Penso che le fatiche ed i sacrifici sono sempre nulla in confronto alle gioie future per coloro che credono pienamente in Gesù. Madre amata, aiutaci nella nostra fede, sia sempre più profonda e attiri le anime a Gesù, aiutaci a parlare di Gesù con la nostra vita, con le nostre scelte, ma egli debba dire di noi: siccome di me ti sei vergognato davanti agli uomini, di te mi vergogno davanti al Padre mio. Dolce Madre, vogliamo essere arditi testimoni per dare gioia al tuo cuore ed a quello di Gesù. Figli amati, molte anime ancora si possono salvare con la vostra testimonianza ardita. Siate attivi e laboriosi, la Madre del Cielo è con voi, sempre, per aiutarvi e sostenervi perché voi lo desiderate. Vi chiedo di osservare come trascorre rapido il tempo e riflettere, sia ogni giorno speso bene per Dio, impiegato bene al suo servizio, sia ogni scelta secondo la sua volontà. Siate come Giovanni il Battista, arditi e coraggiosi. Ricordate le parole che Gesù disse di lui. Anche oggi vi esorto ad essere arditi testimoni di Gesù. Il mondo ha bisogno di arditi testimoni per credere. Mi dice la piccola figlia: madre cara, aiutaci ad essere coraggiosi, a non tremare davanti ai pericoli, a non spaventarci davanti alle gravi difficoltà. Aiutaci, dolce Madre, nel cammino verso il cielo. Figli amati, sono con voi, sono per voi, non vi lascio perché mi desiderate. Insieme adoriamo Gesù, adoriamo, adoriamo. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima.